questo è il mio canale e questo, come vedete, tocca intorno e arranco. Io smonteremo questo mobile e quel mobile e per andare poi a creare un mobile al posto di questo con anche quella roba lì dentro. Toglierò la stufa, metterò un cinebasto. Allora, in questo mobile abbiamo la dispensa, che qui abbiamo la bombola del gas, il serbatoio delle acque chiare, stufa per il riscaldamento, qui abbiamo il lavandino, i fornelli, il portapotti, il serbatoio delle acque grigie. Guarda che bello! E poi questa sarà la zona adibita a riscaldamento a gasolio, portapotti. Il mobile si svilupperà intorno a queste due cose qua. Adesso la prima parete. Ok, ci siamo. Questo qui viene via in un pezzo unico, faccio vedere, così si c'è da lavorare dietro. Poi vediamo, eccolo qua, molto bene. E qui ci sono due buchi, che non sono due buchi gialli e neanche due buchi neri, ma sono proprio due buchi. Questa fresettina qui devo fare il taglio per mettere questa guarnizione qua. Allora, tagli fatti, adesso mettiamo la guarnizione. Pezzi fatti, abbiamo avuto un po' di fortuna, un po' di sfortuna e siamo stati un po' disattenti. Invece da smontare
montare per adesso. Montiamo questo e poi ovviamente prima di togliere questo devo segnare il limite minimo e massimo del serbatoio. Massimo minimo. Bene, andiamo su altre scale. Ogni volta che vado su giù sono questi 3 piani alti che devo fare sempre. Vediamo se monta o no lo scatolone. Fa così. Oh, molto bene. Oh, molto bene. Adesso tutto da fissare ovviamente, poi vi faccio vedere tutto il lavoro che ho fatto là dietro. Adesso vedo le ultime modifiche da portare e poi si fissa tutto quanto. Beh, continuiamo. Allora, andiamo avanti. Ecco qua, messo isolante termico qua, qua, qua e qua, tutte le zone calde. Montato anche la parete con l'alimentazione, ma poi vi faccio vedere. E adesso inizio a fare il portapotti. Questo va perfetto. Mettiamo sopra questo. Sta al suo posto, chiude perfettamente. Fatto. Praticamente questo sistema che ho fatto sotto, in modo che questo è libero. Nel momento che però si mette del peso, i piedini appoggiano per terra. Ecco qua, andiamo finalmente a installare il lavandino che ricaverò dal vecchio lavandino e tagliamo. Adesso proseguiamo velocemente. Ecco qua. Bene, il lavoro finito. Dai, ha il suo effetto buono, mi piace molto. C'è riflesso, dai, non è proprio il nuovo, però va bene, dai. Bello. Oltretutto è liscio, senza neanche un graffiettino. Idem con patate per questo. È il parafuoco, che sarebbe un paravento, ma in realtà è per difendere il mobile. La cosa interessante, che oltre che fare da protezione per il mobile, può essere usato anche come specchio la mattina. Ma un'altra cosa che ha, quando questo qua chiude, praticamente va a prendere anche perfettamente il fornelletto e lo schiaccia contro la parete. Tac. E questo non si muove. Cioè, muovo il mobile, ma lui non si muove. Ottimo. Ecco, vi faccio vedere come ho fatto per lucidare.
ho preso una spazzola metallica, a cui ci ho messo dentro dello scotch, che non c'erano fili pericolosi che potevano graffiare in giro. Ho preso una spugnetta di quelle per lavare i piatti normali, l'ho ritagliata più o meno tonda, ho fatto aderire la spazzola metallica alla parte qua, ovviamente sta attaccata fissa, non si muove, e ho usato per lucidare la spugna, questa qua, così se avete bisogno di lucidare un lavandino o altre cose potete fare così, prima si collega. Aspetta un attimo. Bene, ho montato finalmente il cassetto, qua adesso sto facendo i collegamenti, che sto cercando di trovare il modo di fare abbastanza fluido il movimento. Adesso operazione delicatissima, questo vale tutto. Vediamo un po'. Perfetto, tiriamo mano. Bene, dovrebbe funzionare. Dunque, qua abbastanza in linea, si apre. Avevo calcolato per di qua, taglierò questo per forza, sarò demente. Eccoci qua. Allora, questo qui era l'idea iniziale, il primo bozzetto che avevo fatto praticamente per il mobile, e adesso è così. Dai, è arrivato abbastanza simile a come l'avevo pensata. Ma adesso vi illustrerò per bene il mobile. Ma prima di illustrarvi il mobile voglio farvi vedere come ho fatto a fare questa canaletta, perché non ho trovato la canaletta delle misure che volevo io, dunque l'ho creato facendo così. Praticamente ho fissato prima al muro il quadratino di legno e poi da sotto ho fissato il profilo sul quadratino di legno, e qui al lato rimane pure dello spazio per passare eventuali cavi, che mi farà ultra comodo. Come avete visto, tutti i lavori fatti è stato un bel po' complicato farlo, ma tra errori, sbagli, misurazioni sbagliate e altre cose sembra che ce l'ho fatta. Dunque, il mobile 2 in 1. Allora, come avete già visto in altre ispezioni di video, il mobile è composto da 3 settori principalmente. Iniziamo dalla parte bassa, dove abbiamo il portapotti, viene fuori così su rotelle con un sistema di bloccaggio a peso. Nel momento in cui c'è peso c'è grip sui due gommini e non si sposta più, che va perfettamente all'interno della sede. Qui c'è il reparto bagno, c'è dentro tutto quello che riguarda l'igiene intima, carta igienica, shampoo e tutte queste cose che servono, lucettina notturna, che può essere anche bianca, carina questa qui, ricaricabile manovella, è proprio simpatica, dell'acqueccia, e devo dire funziona bene, la batteria dura tantissimo, quando si ricarica a manovella si riesce ad avere una bella autonomia girando non troppo la manovella. Da qua respirerà il riscaldamento, che come avete visto ho fatto un passaggio d'aria che passa dentro il mobile qui fino ad arrivare al riscaldamento, che ovviamente adesso non è ancora definitiva la cosa, ma ci farò un video apposta perché sarà abbastanza complicato anche quello, sarà un po' di cose da vedere, comunque sarà un altro video. Poi qui abbiamo un piccolo stivaggio per poter mettere piccole cose, ma anche questo è riservato a una cosa che vedrete nei prossimi video. Qui all'interno attualmente c'è un serbatoio provvisorio delle acque grigie, il serbatoio delle acque chiare, e qua sotto c'è il riscaldamento, che ovviamente dovrà essere ancora terminato, come ho detto, ma lo vedrete in un altro video. Questa zona qui è riservata praticamente al riscaldamento e portapotti. Qui abbiamo la dispensa che adesso abbiamo già utilizzato in un weekend con amici per vedere un po' la funzionalità, e devo dire che si è rivelata veramente pratica. Questo è ancora vuoto, abbiamo messo questi contenitori in materiale, sembra lana pressata, quando metti dentro le cose non fanno assolutamente rumore, stanno tutte quante belle ferme, un ottimo sistema, ve lo consiglio. Qui abbiamo una serie di pentole, tutte quante ne state una dentro l'altra. Qui ci sono tutto quello che riguarda la colazione, bottiglie, posate, mangiare, insomma dentro questi contenitori qua sta tutto quanto bello fermo. Questo qui è la dispensa. Qua sopra c'è un comodo vano dove adesso teniamo quelli per mangiare, ma in realtà ci si può mettere tante altre cose. Poi c'è il pezzo forte del mobile, questo cassettone qua. In questo cassettone abbiamo il lavandino, che è anche già un po' sporco, adesso l'abbiamo usato, lavandino che è risultato più comodo del previsto, questo rubinetto in questa posizione, una volta pulito è venuto anche, devo dire, bellino. E qui abbiamo il fornelletto, quando faccio caffè, che è piccolino, rimane qua dentro, metto magnete che tiene, a me piacciono i magneti. Nel momento in cui ho bisogno di mettere su qualcosa di grosso, faccio altro che fare così, e così posso utilizzare le pentole grandi senza rischio di rovinare intorno al mobile. Se voglio posso tenerlo anche più in qua, posso tenerlo più in là, insomma tutto il piano è pari, per cui. E questo è quello che riguarda il mobile 2 in 1. Come vi ricordo c'era un mobile qua sotto proprio che ostruiva troppo, e quando il letto era fatto praticamente bisognava fare la conta per chi stava in piedi e per chi stava nel letto, e invece così funziona, finalmente si riesce a muovere meglio all'interno di questo minivan. Qua ci sono, qua e là ci sono i blocchi del cassetto,
fare in modo che quando è dentro è chiuso, questo qua non si muove, perfettamente aderente, non traballa, non succede niente. Perfetto, ho provato già in situazioni abbastanza limite perché come detto a furgone non va niente e bisogna sempre mantenere l'andatura, curve, non curve, gomito, rotonde, si fa sempre tutto a manetta, per cui ho notato che sta tutto bello fermo, non c'è nessun rumore, una cosa eccezionale. Altri lavoretti che ho fatto tutta questa parte qua con quel bordino che vedete lì, che adesso vi faccio vedere anche dalla porta, copre tutto quanto quello che c'era prima di vari spessori. Questo è l'indicatore del livello dell'acqua. Schiaccio qua, si accende la luce e vedo direttamente nel serbatoio quanta acqua c'è. Questa qui è una bocchetta di riscaldamento. Oh, e adesso devo dire che lo spazio è veramente tanto, è tanto rispetto a prima. Adesso invece, oh, fantastico, mamma mia che bello. Dunque spero che questi video sull'argomento mobili 2 in 1 vi sia piaciuto abbastanza, condividete con amici che magari hanno bisogno di fare un lavoro simile, per il loro van, camper o qualsiasi altra cosa. Poi se questo video vi è piaciuto, comunque come dicevo prima, magari mettete anche un bel like, che fa sempre piacere a me e anche all'algoritmo. Commentate, che quello fa molto piacere all'algoritmo e anche a me. E poi se non volete perdervi altri lavori simili o altre smanettate di qualsiasi genere e volete proprio esagerare, iscrivetevi anche al canale. Per cui da me il mobile 2 in 1 e Arranco è tutto e ci vediamo ai prossimi video. Ciao!